Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Quest'oggi ragazzi vi farò una ricetta una delle tante ricette dei cagionetti o cagionetti che dir si voglia. Allora, I dolcetti abruzzesi. esattamente, i triangolini di pasta ripieni abruzzesi, ravioli Sì. abruzzesi. Allora, l'altra ricetta che avevamo fatto, che ha avuto un gran successo, devo dire, l'avevamo fatta con le castagne. Questa invece la facciamo solo con la ricotta e il cioccolato, e le gocce di cioccolato. E vi dico immediatamente gli ingredienti. Allora, Intanto voi iscrivetevi al nostro canale, condividete anche questa ricetta perché è buonissima, ve l'assicuro, e se vi va nei commenti mi scrivete la città dove... Scusate, la città da dove ci state guardando. Si è girata comunque. scusate, abbiate pazienza, ma sono leggermente influenzata. Sì, mi sono girata ovvio. Allora, vi dicevo, per la sfoglia abbiamo 250 grammi di farina, 50 grammi di vino bianco e 45 grammi di acqua, l'ho messe nello stesso bicchiere perché era inutile tenere bicchierini sparsi, un pizzichino di sale e 30 grammi di olio che andrò a mettere a cucchiai. Noi siamo avvantaggiati perché abbiamo quest'olio. Vi lascio in info box tutte le informazioni per riceverlo a casa a prezzi da record, ragazzi. E la qualità è eccellente. Poi invece per il ripieno abbiamo 350 grammi di ricotta, questa è la mia, fatta in casa, un cucchiaio abbondante di rum, 90 grammi di gocce di cioccolato, 60 grammi di zucchero, un cucchiaino di cannella. Però se non vi piace la cannella potete non metterla, magari mettete, non so, un'altra spezia che a voi piace. Andiamo subito ad iniziare. Andiamo a mescolare prima l'impasto. Prima schiaccio la ricotta. Come vedete la mia è un pochino più duretta del normale. Ecco. Schiaccio bene la ricotta. Se volete poi potete farla con una frusta, ma non lo so, a me piace più il grezzo. Grumosa, diciamo. Esatto, esatto. Vado a mettere lo zucchero e continuo a mescolare. Metto la cannella e il rum. E già c'è un profumo, nonostante il naso attappato, lo sento benissimo. A questo punto aggiungo le gocce di cioccolato. Quindi questo è il procedimento del ripieno. Questo è il ripieno. E adesso andremo a coprire e mettere da una parte. Tenetelo fuori dal frigo perché se no qua si è bagnato. Ok, un attimino, scusate. A posto. Adesso facciamo l'impasto per la sfoglia. Metto il sale, metto l'acqua e il vino e piano piano dalle pareti vado a prendere la farina. Dobbiamo creare una palla, qualcosa? Certo. Ora vado a mettere l'olio. Sono circa 4 cucchiai,
Eccolo qui. E continuo a mescolare il tutto. Ci vediamo al composto fatto. Ci vediamo al composto fatto. Eccoci qua, il panetto è pronto. A questo punto io ho già preparato il taglio a ravioli. Se voi volete farli più grandi prendete un coppa pasta quadrato, lo metto in una pellicola o in un sacchetto e lo lascio riposare 20 minuti, dopodiché possiamo fare la sfoglia. Eccoci qua, l'abbiamo stesa e a questo punto andiamo a fare i nostri quadrati che poi diventeranno dei triangoli, perché lo andremo a chiudere a portafoglio. La sfoglia deve essere bassa, ma non troppo bassa, ok? Diciamo pochi millimetri, però deve contenere un ripieno, quindi deve essere piuttosto elastica, no? Se no vi si rompe in cottura. Li facciamo tutti? Li facciamo tutti e poi li andiamo a riempire con il ripieno. Eccoli qua, li abbiamo fatti praticamente tutti, volevo farvi vedere come chiuderne uno. Ecco così, ecco perché dicevo a portafoglio, no? A triangolino, in questo modo. Mi raccomando, mettete bene il ripieno dentro, perché se va in mezzo ai tagli magari vi si potrebbe aprire in cottura. A questo punto andiamo a scaldare l'olio e ci rivediamo sui fornelli. Eccola qua, l'olio aggiunto a temperatura. Noi abbiamo messo l'olio d'arachide, però se volete potete mettere l'olio di oliva extravergine, ma io non ve lo consiglio perché è un po' forte come sapore. C'è chi mette lo strutto, però insomma, vedete voi, Li facciamo cuocere per un paio di minuti da un lato, un paio di minuti dall'altro. Ci rivediamo a ravioli cotti, a cagionetti cotti. Eccoli qua, l'abbiamo spolverati con lo zucchero a velo e adesso ce l'assaggio. Ragazzi, sono proprio loro. Sono proprio loro, sì. No, dai un morso che così facciamo vedere anche l'interno. Guardate un po'. Se lo fai vedere, amore, però, perché è così sfogato. Eccolo qua. Che ne dite? Lui dice... Ragazzi, quindi... sono fantastici. Li ho assaggiati Ecco fatto. in Abruzzo tempo fa e sono proprio loro. Si possono fare anche con ripieno di ceci, quindi vanno benissimo per chi ha problemi con la ricotta, che magari con latte vaccino, il latte di pecora, non lo so, con lattosio in generale. Quindi Provate a farli e fateci sapere. Ci vediamo alla prossima ricetta. ciao a tutti. Ciao a tutti.